Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Ferrovie Miniatura. Oggi andiamo avanti col proseguimento del nostro lavoro, ma in questo video andiamo nello specifico. Andiamo a vedere come fare i muraglioni di sostenimento, in questo caso per la zona stazione barra scalo merci. Sì, perché quello che ho costruito qua, i primi 6 tronchi che avete visto nei video precedenti, e se non l'avete ancora visti trovate il link in descrizione oppure andate nella playlist, come potete vedere sono quelli qua davanti. In questo caso state vedendo il video con il modulo girato, quindi da questa parte ora ho la parte dove devo lavorare. In teoria il video di oggi non è quello di costruire il piano rialzato, ma devo comunque darvi un accenno in modo da farvi capire a cosa serviranno questi muraglioni che sto per costruire. Intanto mi sono preparato il legno, ho già fatto dei tagli. Questi tagli sono alti 14 cm e larghi 36. Verranno messi qua nell'estremità, cosa che non andrò ancora ad bloccare perché lo farò nel prossimo video, e sopra di essi andranno la struttura in legno che andrà appoggiata sopra qui. Vediamo se non riesco a non fare cadere tutto. No, perfetto, sono stato bravo. Qua sotto ovviamente lascerò libero per poter entrare con la cavetteria e tutta la parte di costruzione che dovrò fare nei video che capirete più avanti, e proprio qua davanti, dove vedete in questo momento muovere le mie mani, verrà messa la struttura che stiamo per costruire, cioè il muro di sostenimento di questa zona. Sopra invece in questo punto verranno fatti altri 4 tronchi per l'alta velocità con la relativa stazione, che risulterà appunto un piano rialzato. Ma ora andiamo a togliere questo, non ci servirà, lo vedremo nel prossimo video che sarà appunto l'upgrade successivo a questo, perché finché non creo i muraglioni qua davanti non posso andare avanti a costruire questo. Questo l'ho appoggiato per farvi capire quello che sarà dopo, e intanto ho anche ottenuto la misura del mio muraglione, infatti l'altezza sarà 14 cm. Ora partiamo subito con il video. Ah, dimenticavo, qua c'è una carrozza, l'ho preparata perché stavo guardando, prima di partire con questo video, come realizzare i marciapiedi, cosa che faremo anche in un prossimo video, sempre con lo stesso materiale che sto per utilizzare in questo video, cioè l'eolite. Esatto, è proprio questa l'eolite. L'eolite non è altro che un materiale simile al polistirolo, ma che per niente appartiene alla famiglia del polistirolo. È un materiale che viene appunto prodotto dall'azienda Eolite, che si occupa di rivestimenti per forni, per la creazione di isolamenti termici. Non è proprio simile al polistirolo, ecco, c'è proprio una cosa totalmente differente. Infatti se provate a tagliarlo a caldo con la taglierina da polistirolo, questo non si taglia. È fatto appunto di un materiale molto più resistente del polistirolo, ma nello stesso tempo è molto malleabile, burroso e non rilascia assolutamente pallini. La cosa bella di questo materiale, che ho conosciuto quando avevo il negozio tanti anni fa ed ero diventato anche rivenditore di Eolite, oggi non più, non mi occupo più di commercio, e la cosa curiosa di questo materiale è che è un materiale molto si lascia scalfire con molta facilità, e questo lo rende praticamente pregiato per questo motivo. Quindi questo materiale lo potete utilizzare per la costruzione di edifici, di strutture urbane, e ovviamente per abbellimenti in generale, quindi potete fare qualsiasi cosa: castelli, scale, scalinate, muraglioni e quant'altro, e anche soprattutto marciapiedi sia da ferrovia che da strada. Eolite produce questo materiale in pannelli, così come li vedete, che sono 40 cm x 40 cm e sono solo in 6 misure. La prima misura, la più piccola, è questa che vedete, è il 3 mm di spessore, poi c'è la 4, la 5 mm, e poi si passa a quella da 1 cm, che è questa qui, e poi c'è 1,5 cm e 2 cm. La 2 cm è praticamente nel mondo del modellismo ferroviario inutilizzata, mentre per altri mondi di modellismo può essere utile per altre tipologie di lavori. Nel nostro mondo è poco utilizzata perché 2 cm risulta molto spessa e quindi quasi impraticabile per quello che sono le nostre cose. Le misure più utilizzate sono appunto il 3 mm, che serve appunto per rialzare i binari prima di mettere la masticciata, quindi lo strato che andrebbe messo, diciamo, in sostituzione con il classico e tradizionale sistema che era appunto fatto col sughero. Quindi questo va a sostituire il sughero, e vi posso garantire una cosa ragazzi: qualcuno di voi nel precedente video mi ha scritto: ma posso usare il sughero sotto i binari? Assolutamente sì. Potete usare anche il cartone, potete usare anche, ci sono delle altre tipologie di nastri che sono venduti anche nel mondo dell'edilizia che potete utilizzare. Io ho usato un nastro gommoso che andava molto bene per quello che era l'utilizzo da mettere sotto i binari, però l'eolite secondo il mio punto di vista è il migliore, semplicemente perché a livello di isolamento sonoro è straordinario, cioè andiamo proprio a togliere in maniera quasi totale quello che è il rumore del rotolio degli assali sui binari, facendo vibrare il legno. Invece con questo riusciamo ad ottenere un suono migliore. Ve ne accorgerete poi in produzione quando sarà fatto il plastico, quando faremo girare il nostro treno. Vi accorgerete che quando sarà completo, rimasticciato e tutto, il suono è molto più realistico, ve lo garantisco al 100%. Ma comunque, ripeto, potete usare tutti i materiali che volete. Dicevo appunto, il 3 mm è utilizzato proprio per fare questa tipologia di lavoro, quindi per la massicciata, mentre l'1 cm in scala H0 è usato proprio per fare i marciapiedi da stazione,
E ovviamente poi potete usare il 4 e il 5 mm proprio per la creazione di strutture, quindi di edifici che possono essere case, aziende, fabbriche, chiese, quello che volete. È utilizzabile in tutte le scale, anche in scala N, quindi ovviamente un marciapiede in scala N non può essere fatto da 1 centimetro, ma userete il 5 mm, che praticamente ci sta perfetto. Per tagliare le ulite potete usare semplicemente un taglierino o addirittura una matita. Con un punteruolo qualunque si scalfigge, si taglia con facilità. Ma ora passiamo alla parte pratica e basta chiacchiere perché mi sta venendo mal di testa. Andiamo a vedere quello che dobbiamo fare in questo video, cioè il muraglione. Il muraglione lo farò appunto con il materiale da 1 centimetro. Perché? Perché ho bisogno di creare una struttura abbastanza forte, perché in questo caso, sto creando dei muraglioni di sostenimento della zona ferrovia stazione e verranno poi utilizzati per creare degli edifici all'interno di esso, cioè quello che avete visto prima, quando vi ho fatto vedere che appunto nella parte di rialzo della zona stazione, in quel muraglione verranno messi dei magazzini di carico e scarico merci adibiti appunto alla zona scalo merci, e quindi all'interno di esso creerò degli ambienti illuminati con appunto il carico e scarico e ambientazione che poi creeremo al momento. Quindi ho bisogno di un muro forte che mi crei proprio la possibilità di poterlo tagliare e mettergli le finestre, eccetera eccetera, e quindi deve essere abbastanza rigido, perché se uso quello più piccolo, potrei usare anche questo, diventa molto flessibile e capite che poi lasciarlo in piedi diventa troppo molle. In questo caso, ragazzi, uso la mia valigetta con dentro tutti i miei taglierini professionali da modellismo che tempo fa vendevo nel mio negozio, e vado a usare questo modello qui che è una punta praticamente molto affilata, ma guarda, potete usare qualsiasi cosa. Qua sto facendo giusto per farvi vedere un po', faccio un po' il figo per farvi vedere che ho questi cosi qui. Comunque, bando questo, procuratevi una matita con una punta abbastanza temperata e un righello semplice. Ho preso quello di mio figlio quando lo usavo a scuola, ce l'ho ancora. Potete usare anche il righello, quello rigido, quello di legno, quello che volete. Abbiamo detto che siccome abbiamo a disposizione 40 cm x 40, sfrutterò i 40 cm di longitudine, e di altezza ho bisogno di 15 cm. Quindi andiamo a fare un taglio da 15 per ottenere il nostro primo muraglione. Ok, partiamo subito con la prima misura e andiamo a prendere i nostri 15 cm. Quindi partiamo da questo lato, otteniamo 15, lo segniamo. Vedete che è un materiale molto poroso, ma si scalfigge, che è una meraviglia, quindi per fare appunto i mattoncini, per simulare i mattoncini, è l'ideale. Adesso ve ne accorgerete man mano che lo taglio. Abbiamo fatto i 15 cm, ragazzi, andiamo a fare la linea di riferimento, appoggiamo qui, ecco qua. Già con la matita potete vedere che sto scavando, si può dire, vedete, ho scavato un solco. Ora possiamo tagliarlo, quindi posso usare il mio taglierino per fare il taglio direttamente, anche se vi posso garantire che con la matita avrei fatto 4-5 volte lo stesso movimento, avremmo tagliato il pannello. Però non voglio consumare la punta e vado a usare il mio taglierino. Un paio di giri. Il gioco è fatto, ragazzi, come se fosse burro. Guardate che spettacolo, cioè ho ottenuto un taglio perfetto e guardate, non rilascia pallini. Questo è il nostro primo muraglione. Ovviamente è un muraglione così grezzo, è come se potesse simulare già il cemento, ma io ho bisogno di fare, e ho deciso di utilizzare, l'effetto mattonato, e quindi per fare questo effetto andiamo a fare subito i tagli. Vedremo come fare. Allora, per l'H0 è sufficiente ottenere un mattoncino che sia largo 1 cm per mezzo millimetro. È il momento di creare la simulazione dei mattoncini, dell'effetto mattonato. Per farlo è necessario prendere dei riferimenti. Facciamo che alle estremità dei lati andiamo a crearci gli spazi necessari dell'altezza del nostro mattoncino, cioè mezzo millimetro. In questo caso ogni mezzo millimetro mi creo un trattino, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 29. 29 riferimenti da questa parte li andiamo a creare anche da quest'altra, mantenendo la stessa tipologia, quindi sempre 29, quindi 1, 2, 3, 4 e 29. Oh, abbiamo tutto perfetto. Ora dobbiamo fare appunto
finalmente la parte importante, cioè scalfire, creare un solco all'interno di questo pannello. E quindi partiamo dall'alto e andiamo a scendere, che viene più comodo. Primo tratto, guardate, ci deve essere una pressione lieve, ok? Ho fatto una sbavatura, come prima cosa non è andata proprio granché bene, perché ho sugli occhiali, voi non mi vedete, ma io devo togliere gli occhiali quando faccio questi lavori perché non vedo bene con gli occhiali. Quindi adesso che li ho tolti vedrete che la linea sarà molto meglio definita. Infatti, però questi effetti, diciamo, di sbavatura creano ancora più realismo per quanto riguarda il vissuto, quindi il tempo, qualche crepa che si è creata dà ancora quell'impressione più veritiera di realismo, quindi non va male ogni tanto un piccolo errore, vedete? Stavo dicendo prima appunto che la pressione della mano non deve essere troppo forte ma nemmeno troppo molle, cioè non dovete disegnare la linea ma dovete premere leggermente per creare un piccolo solco. Dovete fare un po' di pratica sull'eolite per capire voi stessi quanto è leggero l'eolite, per poter definire quale peso dovete mettere quando andate a fare una linea. Io adesso lo sto facendo con una certa rilassatezza, vedete le linee sono abbastanza perfette. Potrei anche tornare indietro, ma lo facciamo dopo che abbiamo fatto i tratti verticali e vi spiego il perché. Quindi fate solo la parte di andata, non fate il ritorno come spesso facevo anch'io anni fa, poi ho imparato. Non fategli mai il ritorno, cioè nel senso non fate questo effetto di tornare indietro, perché lo possiamo fare dopo quando abbiamo fatto i tagli verticali. Ok ragazzi, ho velocizzato le immagini, ovviamente potete immaginare che è passato un botto di tempo. Ovviamente ora dobbiamo fare i solchi, quelli in verticale. Questi vengono fatti mantenendo uno spazio di 1 centimetro uno dall'altro. Quindi possiamo semplicemente trovare una zona tipo questa qua, in alto, e fare i segni ogni centimetro. Realizziamo i primi facendo solo dei puntini per capire dove siamo. Qua vado con mano molto lenta, cioè nel senso molto morbida volevo dire. Qua abbiamo 29 segni da fare. Ok, fatti i segni sopra, li facciamo anche sotto e così abbiamo ottenuto le misure esatte. Ora è arrivato il momento di fare appunto i solchi verticali. Vi ricordo che però dovete farli praticamente mantenendo un intervallo di uno sì, uno no, uno sì, uno no. Devo fare il primo, ok, il primo lo faccio, il secondo, il terzo, il quinto, il settimo, il nono, l'11°, il 13°. Ok ragazzi, abbiamo completato questa parte, ora dobbiamo fare l'altra parte di mattoni, cioè quella dove ancora non è stata scalfita, per creare quell'effetto alternato, mantenendo sempre 1 centimetro di distanza. Io ovviamente vado a occhio perché basta che appoggiate il righello e capite da soli che basta andare a scalfire quello che manca, ok? Quindi ne farete, mettete a mezzeria del mattone e fate i vostri tratteggi. Ecco qua ragazzi, l'effetto ovviamente è quello che dicevo prima all'inizio, quello di tornare indietro poi con la matita nel solco che abbiamo fatto all'inizio, quello orizzontale, è quello di togliere poi l'effetto diciamo dente di squalo, no? Che si crea all'interno dei solchi. Questo riporta indietro diciamo questo effetto rimettendo il lineare. Ovviamente potete farlo più volte, più lo fate più date diciamo consistenza al solco, poi va anche in base a quello che volete ottenere. Per quanto mi riguarda quello che ho ottenuto a me piace, vedete? A me va bene così. Se volete ovviamente potete andare a ripassare in alcuni punti che magari non vi piacciono per dare degli effetti scenici, tipo anche questi effetti che ho dato qua, seppur a volte involontariamente, ma comunque creiamo quegli effetti di mattone rotto eccetera. Ok ragazzi, io di questi pannelli dovrò farne un bel po' perché dovrò allestire tutto il plastico, tutta quella zona del modulo, e quindi ci vorranno ulteriori 4-5 ore di lavoro. Però vi ricordo che questo non è l'effetto finale, ovviamente questo è l'effetto soltanto di lavorazione per l'ottenimento dell'effetto mattonato.
A questi possiamo fargli delle arcate, possiamo andare a ritagliare le arcate, adesso magari vi faccio vedere. Per intenderci, questo l'avevo già fatto in passato, per intenderci potete prendere appunto questa dima per ottenere appunto l'effetto delle arcate sotto, lasciando il mattonato, oppure ritagliandole e creando uno spazio vuoto. Io in questo caso posso sovrapporre un'eolite più fine, quindi usare magari il 3 mm e sovrapporla a questa creando delle arcate. Quindi prendo un pezzo di eolite da sempre 3 mm, stavolta l'ho tagliato a altezza 12 cm, quindi un po' più basso di questo, ok? Vedete, più basso. E io in questo caso sfrutto la dima che avevo già fatto, altrimenti ve ne fate una su un cartoncino, create una dima con l'arcata e andiamo a appoggiarla sopra. Sfrutto questa particolarità facendo il taglio, che può essere più o meno regolare, e qua ne facciamo un altro, stessa tipologia. Ho ottenuto i 4, diciamo, portali che posso decidere di tagliare o meno. In questo caso li taglio perché voglio ottenere quell'effetto, ok? Ovviamente anche qui faccio il taglio di questi e anche qui c'è da fare l'effetto mattonato, quindi un ulteriore lavoro. Ovviamente adesso andiamo a fare il taglio dell'arcata, e qua deve essere fatto cercando di mantenere il più possibile il taglierino in maniera molto pulita. Ecco qua, direi che può andare bene. Ok ragazzi, abbiamo ottenuto un'arcata e questo è l'effetto che farà quando andremo a metterlo sopra il nostro portale. Otterremo questa tipologia di effetto. Ok, ora io posso scegliere se fare il mattonato anche qui o lasciarlo grezzo tipo cemento, poi lo stabiliremo tra poco. Quindi ragazzi, ovviamente questo va alla vostra fantasia, potete crearvi quello che volete. Qua potete sbizzarrirvi a fare appunto l'effetto cemento, o potete farlo l'effetto gesso o stabilitura, quello che volete, oppure fare ancora i mattoni o addirittura pietra. In questo caso io adesso mi preparo altri di questi pannelli, ma nel prossimo video andremo a vedere appunto nei dettagli quello che faremo. Creerò un'ambientazione del tutto particolare dove andrò a creare appunto, sfruttando questi pannelli, delle aziende, quindi dei magazzini. Lo vedremo ovviamente nel prossimo video, quindi grazie per avermi seguito ragazzi. Se avete bisogno di ulteriori informazioni scrivetemi nei commenti qua sotto. Ho messo a disposizione un link che trovate sempre qua sotto se volete fare una piccola donazione, che sarebbe cosa gradita per l'avanzamento di questo canale. E inoltre vi ricordo che l'eolite la trovate nel sito dell'eolite, ci sono vari rivenditori, basta andare su Google e scrivere la parola eolite, che è scritto appunto eolite con TH finale, THE, quindi EULITHE come il tè, eolite. Ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao!